Questa è la mia storia di una Milano di oggi, vissuta pochi giorni fa a gennaio del 2025. Una storia a cui prima di viverla speravo di poter accreditare grandi sforzi nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e comunitario. Grandi sforzi, insomma, nell'adempiere gli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'ONU. Questa è una storia di contrasti, ingiustizia e speranza, quando invece avrei voluto raccontare l'incredibile bellezza che in questa città ti scorre accanto quando la visiti e che ti sorprende ad ogni angolo. Avrei voluto raccontare una storia vera, ambientata tra progresso, modernità, bellezza architettonica, dove l'immortalità storica si fonde con la volontà di ognuno che la vive di ottenere giustizia per tutti e una vita dignitosa. Sebbene la sua bellezza mi abbia colpito più del previsto, più di quanto accadde molti anni fa quando la visitai per la prima volta, i ricordi di questo viaggio sono legati alla povertà e alle ingiustizie che molte persone della città vivono quotidianamente. Ma sono legati anche alla speranza, perché vi ho incontrato dei giovani volenterosi di cambiare le cose e renderle eque. A voi ragazzi va il mio grande rispetto e un caloroso saluto. Non arrendetevi. Mai. Ho scoperto una Milano piena di contrasti, un crogiolo di povertà, ricchezza, di luce, di buio, molto buio e sazio di ingiustizie, che forse solo una grande città è in grado di esporre così bene sotto i riflettori. Mi trovo costretta a raccontare la storia del ragazzo che la mattina trovavo rannicchiato sotto il portico davanti alla mia abitazione, avvolto da una coperta consumata, impotente contro quelle raffiche gelide che vi si imbattevano. Lo vidi respirare nel sonno e non volli svegliarlo, così mi promisi di lasciargli un po' di soldi al mio rientro. Tempo di prendere un caffè e tornai. Lo trovai a terra, morto, accerchiato da 3 poliziotti. Rimasi gelida, sbigottita. Entrai al bar sotto al portico che prima avevo trovato chiuso, perché non volli attraversare quella scena dell'orrore. Chiesi alle ragazze del bar cosa fosse successo. Mi dissero che ancora dormiente lo avevano preso e tirato via a forza e poi gettato a terra. Io sono a favore della forza dell'ordine, sappiatelo, ma qui è necessario ridefinire le parole forza e ordine. Fortunatamente una decina di minuti dopo il ragazzo a terra si mosse. Nel frattempo i poliziotti avevano chiesto dei rinforzi e ne giunsero altri 7, così che pronti all'intervento c'erano 10 poliziotti ad occuparsi di un ragazzo indubbiamente innocuo. 2 di loro lo perquisirono con dei guanti blu, quelli usa e getta. Poi in 10 lo scortarono via, costringendolo ad abbandonare la sua casa precaria sotto i portici, lasciandovi tutti i suoi averi, le sue scarpe da ginnastica che aveva tolto per la notte, la sua piccola borsa, un sacchetto di plastica pieno di chissà cosa, e oltre alla sottile coperta che lo aveva avvolto fino a poc'anzi, vi lasciarono anche quei guanti blu con cui lo avevano perquisito. gettati lì insieme ai suoi averi, sparpagliati sul marciapiede, inducendo non ordine ma disordine e lasciando in noi spettatori un sentimento fortemente inquietante.
Chissà dove lo avete trascinato quel povero Cristo scalzo, e posso solo sperare che queste sue uniche scarpe rimangano qui ad aspettarlo quando vi decidete finalmente di rilasciarlo. Avrei voluto vedere più inclusione anziché reclusione. Non ho alcun dubbio che mi direte di avergli offerto di raccogliere tutto e di portarselo con sé. Ma siete voi quelli giusti e socialmente integrati. Avreste dovuto decidere per lui che a differenza vostra non possiede un cambio. C'è un ragazzo scalzo e senza coperta in giro per Milano e siamo a gennaio. Qualche ora dopo ero a fare riprese intorno a via Monte Napoleone, forse la più fotogenica di tutta Milano. L'estetica qui è riccamente assemblata e con poche nozioni filmistiche riesci ad esaltarla. Si capisce a volo che questo luogo attrae non solo benestanti, ma anche i mendicanti, sparsi qua e là, discretamente, tra sfarzosi negozi. Tra Prada, Hermes e Piomini Moncler fittamente imbottiti, c'è chi ti allunga in faccia una mano gelida in segno di supplica. Io tiro dritta. Lo scorso anno non è stato per niente un anno buono per me. Cerco di ignorarli, di non farmi toccare. Poi incrocio un'anziana sorretta da un bastone e tiro sempre dritta. Faccio una ventina di metri, prendo il portafogli dalla borsa e torno a cercarla che mendica tra sfarzo e indifferenza. Le porgo 50 euro e dico: non sono ricca. Lei guarda la banconota, poi mi guarda con occhi grandi e sbalorditi e dice: oh mamma, aiuto mamma, oh mamma. È così che divenni madre per la prima volta, madre di una gracile anziana infreddolita che sorretta da un bastone è costretta a starsene in giro per un gelido centro di Milano. La presi per il braccio in un tentativo di darle quel poco di conforto che potevo ancora dare e pensai: figlia mia, ti giuro, se potrò, tornerò qui e ti toglierò dalla strada. Ti costruirò una culla soffice ed accogliente e da qui potrai guardare verso un futuro avvolgente di tutto l'amore che il mondo sa dare. Ci salutammo in uno sguardo dove dolore e gioia si fondono in un solo sentimento di gratitudine e mi resi conto che forse è più grande la gioia che mi hai regalato tu, figlia mia, per questa goccia di sollievo che mi hai fatto lasciare in quel tuo oceano di pena e di difficoltà. Di Milano mi rimane uno sguardo speranzoso di un'anziana signora che con gratitudine occulta il suo diritto ad un'anzianità più serena. C'è ancora tanto da fare, o mia bella Milano, raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile pare alquanto lontano. La lotta alla povertà, sconfiggere la fame, salute collettiva, meno disuguaglianze, città sostenibili, pace e quant'altro. Milano, puoi farcela.